Ciao a tutti, benvenuti sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. In questo tutorial vedremo insieme la realizzazione di un pezzo che in questo periodo spopola molto sul web. È un pezzo che a me piaceva tantissimo e non vedevo l'ora di realizzarlo. E allora mi sono detta, dopo averlo realizzato, perché non fare la versione del canale del Cestino dei Tesori da condividere con le iscritte e gli iscritti e gli amici in generale del canale? E allora così ho fatto, ho preparato il mio tutorial, vi faccio vedere il prototipo che ho realizzato, che è questo. Non l'ho ancora foderato, fodereremo insieme la versione che stiamo facendo. Allora, per questo qua ho usato 5 colori e sono colori molto sciabbi, anche se c'è poi il marrone scuro intorno, però diciamo che le tonalità principali sono sciabbi. Invece per questa versione che faremo insieme ho voluto osare con il colore e infatti ho utilizzato 6 colori che sono tutti molto accesi e quindi viene fuori un bellissimo lavoro. Allora, per realizzare questa pochettina è necessaria intanto una di queste chiusure da 10,5 cm, poi taglierina, uncinetto del numero 3, ago e filo da cucito, e poi cotone, come vi dicevo, di diversi colori. Allora, io ho utilizzato sia il cotone nuvolo che il cotone scusate, Catania, che il cotone Catania. Tra l'altro avevo anche l'etichetta qua e non ho pensato a prenderla. Quindi il cotone Catania e il cotone nuvolo, che sono praticamente cotoni dello stesso spessore. Allora, il cotone Catania e il cotone nuvola, ve lo dico diciamo cumulativamente, hanno 125 metri per 50 grammi e sono appunto un 100% cotone. L'etichetta riporta la lavorazione con l'uncinetto del numero 3, 2,5, 3,5. Io ho utilizzato, come vi dicevo, il numero 3. Con il numero 3 mi vengono piastrelline di quasi 10 cm. Va bene anche se sono un po' più piccoline della cornice, perché come vedremo poi dovremo andare a giocare con l'angolo, vedete qui, dovremo andare a giocare con l'angolo e inserirlo correttamente, perché poi quando il borsellino è aperto, vedete, c'è anche la piastrella laterale che ha la stessa dimensione, ma ovviamente va trattata in maniera un po' diversa perché la somma di questi due lati non fa 10,5, ma lo vedremo insieme poi come montarla. Allora, io mi sono portata avanti e ho già realizzato qualche piastrella, anzi ne ho già unite 3. Diciamo che per chi è già iscritto al canale e ha visto gli altri miei tutorial sa che abbiamo una certa dimestichezza con il lavoro granny, però voglio fare questo progetto dall'inizio con voi, quindi vi farò vedere tutti i passaggi dalla realizzazione della piastrella fino al montaggio della borsina che poi va legata alla chiusura. L'ultima cosa che non vi ho detto, ovviamente la borsina poi andrà foderata. Io ho già preparato una foderina, in questo caso ci servirà un pezzetto di tessuto di 25 x 15, 25 x 15, giusto? E poi vi farò vedere come realizzare la forma che poi si inserisce perfettamente all'interno della borsina. Allora, possiamo iniziare. Iniziamo direttamente con la realizzazione di una piastrella. Adesso io prendo i colori che voglio utilizzare, che sono questo, poi al centro metterò questo e metterò questo come secondo colore. Ok, iniziamo con il viola. Faccio un po' di posto sul piano di lavoro così lo vediamo bene. Allora, prendiamo il viola e con l'uncinetto del numero 3, come vi dicevo, aspettate che copro il braccialetto che poi fa rumore, con il numero 3 avviamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima e all'interno del cerchio intanto ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno del cerchio andiamo a fare 1 e 2 maglie alte che con le 3 catenelle che abbiamo fatto prima corrispondono a un gruppo di 3 maglie alte. Facciamo 2 catenelle di separazione e poi ricominciamo facendo 1, 2,
e 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 1, 2 e 3 maglie alte, e ancora l'ultimo gruppo di maglie alte per un totale complessivo di 4 gruppi di 3 maglie alte ciascuna, separate da 2 catenelle. 1, 2 e 3 e 2 catenelle, dopodiché ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio con una maglia bassissima e camminando con maglie bassissime nei punti successivi ci fermiamo nell'angolo dove facciamo una catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Possiamo iniziare il secondo giro. Per il secondo giro, come vi dicevo, ho scelto il bianco. Adesso bisogna vedere, eccolo qua. Questo lo metto da parte. Ho scelto il bianco, faccio un cappietto sull'uncinetto e vado nello spazio che precede lo spazio in cui ho effettuato la chiusura. Quindi vedete qua ho effettuato la chiusura, vado nello spazio precedente e faccio una maglia bassa. Eccola qua, e 2 catenelle. La maglia bassa sostituisce la prima catenella, poi faccio le altre 2 maglie basse e siamo all'equivalente di 3 catenelle. Facciamo all'interno dello spazio di 2 catenelle 3 maglie alte, poi facciamo 2 catenelle e facciamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi facciamo 2 catenelle e ci spostiamo nell'angolo successivo dove abbiamo fatto la chiusura. Io lo dico sempre, ma se ci fosse qualcuno che vede questo lavoro per la prima volta, ribadisco che vado a fare l'inizio in uno spazio dove non c'è la chiusura per evitare che ci sia sovrapposizione di troppi fili. In questo spazio di 2 catenelle faccio la stessa cosa che ho fatto prima, ovvero l'angolo. Vedete? E sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso proseguiamo. Facciamo 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Catenella di separazione, maglia alta, maglia alta, maglia alta, catenella, catenella e 3 maglie alte. Quindi ho 4 angoli separati tra di loro da una catenella. Cosa succede nel giro successivo? Adesso lo vediamo insieme. Sempre ci muoviamo con le maglie bassissime fino al centro dello spazio delle 2 catenelle. Catenella di sicurezza, fermiamo il lavoro e tagliamo il filo. Adesso spostiamo anche questo. È venuto via. Prendiamo questo bellissimo colore. Va da sé che i colori potete scegliere quelli che volete e anche utilizzare avanzi di altre lavorazioni. Adesso questi gomitoli sembrano interi, ma in realtà li avevo già utilizzati per altre cose e quindi, essendo già iniziati, ho deciso di continuare a utilizzarli per fare questo lavoro qua. Allora, sempre nell'angolo che precede la chiusura, vedete? Aspettate che vediamo se la luce adesso va meglio. Ok. Sempre nell'angolo che precede la chiusura facciamo 1 e 2 catenelle dopo aver fatto la maglia bassa e iniziamo sempre facendo l'angolo intero. E vi dico fatelo intero perché in questo modo avete la possibilità di nascondere la codina sotto le 6 maglie, quindi dopo non vi resta che tagliarla
e sarà come averla passata poi sotto le altre maglie con l'ago, è esattamente la stessa cosa, quindi la fermate per bene. Poi catenella di separazione. Cosa succede adesso? Che abbiamo questa catenella. Con questa catenella andiamo a fare un gruppo in questa catenella andiamo a fare un gruppo di 3 maglie alte, catenella di separazione e andiamo via sull'altro angolo dove facciamo l'angolo, quindi angolo su angolo sempre. Nello spazio di una catenella andremo a fare sempre un gruppo di 3 maglie alte separate da catenelle. Due e 3. Adesso facciamo una bella catenella e ci spostiamo nello spazio di una catenella del giro sottostante. Fa niente se si prende il filo, poi tanto lo tagliamo, quindi adesso poi lo tagliamo. Però non mi piace così. Vai via. Ok. 1, 2 e 3. Catenella e ci spostiamo nell'altro angolo. Adesso io proseguo finendo questo giro e facendone un altro esattamente identico a questo. L'unica differenza sta nel fatto che anziché avere un solo spazio di una catenella ne avremo due, vedete, 1 e 2, ma faremo la stessa cosa. Ci vediamo alla fine. Ed eccoci con le nostre 5 mattonelle terminate. Adesso che cosa succede? Io ne ho già unite 3 in linea. Questa è la base della nostra borsina. Questi sono 2 laterali, dobbiamo andare a mettere gli altri laterali. L'ultimo giro servirà per unire questi laterali con la piastrella che dobbiamo unire. Adesso vediamo insieme come. Allora, prendiamo la nostra striscia e prendiamo la piastrella, così nel frattempo vedete anche come funziona l'unione, ma è semplicissimo, Allora, prendiamo il nostro uncinetto e facciamo con un cappietto con il colore che dobbiamo utilizzare per la rifinitura. Entriamo nell'angolo, così come faremmo se facessimo un giro normale. Dopodiché facciamo mezzo angolo e uniamo questa piastrella a quella già lavorata. Il procedimento per unire le piastrelle è esattamente lo stesso, sia che lavorate in piano sia che lavorate in 3D, come stiamo facendo noi, come faremo noi adesso quando uniremo le varie parti. Allora, entriamo nella piastrella già lavorata e facciamo una maglia bassa. Rientriamo nella piastrella in lavorazione e facciamo una, 2 e 3 maglie alte. Qua nascondiamo bene la codina, la nascondiamo dietro, tanto poi la tagliamo, perché come vi dicevo non abbiamo bisogno di fissarla, è già fissata con i 6 punti che ci abbiamo lavorato sopra. Adesso torniamo nella piastrella lavorata e facciamo una maglia bassa. Torniamo nella piastrella in lavorazione e facciamo 2 e 3 maglie alte. Torniamo nella piastrella lavorata e facciamo una maglia bassa. Ancora ci spostiamo da qui a lì con 3 maglie alte sempre nella piastrella in lavorazione, una maglia bassa nella piastrella lavorata. Ancora una maglia bassa e poi ancora entriamo nell'angolo e facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso entriamo nello spazio di giuntura delle 2 mattonelle e facciamo una maglia bassa. Ritorniamo sull'angolo e lo terminiamo con altre 3 maglie alte, 1,
2 e 3. Adesso non proseguiamo in piano naturalmente perché dobbiamo fare questa forma qui, quindi dobbiamo fare una specie di cubo aperto sopra e quindi continuiamo unendo le due piastrelle. Esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi da questa piastrella, vediamola in piano, da questa piastrella passiamo a questa e poi a questa. Adesso vi faccio vedere. Ok, facciamo adesso le 3 maglie alte, 2 e 3, facciamo la maglia bassa, le 3 maglie alte, 2 e 3, facciamo le 3 maglie alte, la maglia bassa, scusate, adesso le 3 maglie alte e rifacciamo la stessa cosa, quindi andando a infilarci nel punto di giuntura tra le due mattonelle. Vedete qui, entro, però ne ho preso solo uno ed è un po' pochino, prendiamo tutti e due e facciamo la fine dell'angolo. Così, 1, 2 e 3. Proseguiamo unendo anche questa mattonella in questo modo. 1, poi ancora 1, 2 e 3. Quindi l'ultimo giro sostanzialmente vi serve per fare l'unione delle mattonelle. L'unica mattonella che potete fare completa è la prima, ma le altre dovete lavorarle man mano che le unite tra di loro. Adesso vi faccio vedere l'effetto, poi proseguo, faccio l'altro lato e ci vediamo dopo. Ok, vedete che già ha la forma di un cubetto. Adesso finisco questo lato, faccio la stessa cosa che ho fatto qui dall'altra parte e ci vediamo poi per le rifiniture. Ho finito di unire tutti i lati, come vedete, e adesso quello che sto facendo è un giro di punto basso che serve per due motivi. Primo, per rifinire tutto il lavoro e quindi renderlo uniforme, e tra l'altro fare anche una specie di base, diciamo, dove poi cucire la borsina, e serve anche in maniera funzionale per nascondere le codine delle mattonelle che abbiamo unito. Infatti vedete, io le codine man mano le sto lavorando, quindi l'idea furba è quella, quando unite le mattonelle, di fare venire le codine tutte in alto, in modo che poi potete nasconderle tranquillamente sotto il bordino di punto basso, e così non ve ne dovete più preoccupare. Io faccio sempre così è un passaggio in meno che devo fare. Vedete come è pulito dentro il lavoro? Solo questo devo pulire, poi per il resto è tutto pulito dentro, perché man mano che l'ho fatto l'ho pulito dal momento che non avevo la necessità poi di rilavorare le codine con l'ago. Quindi adesso finisco di fare questo e vi faccio vedere c'è ancora una piastrellina da fare per intero. Vabbè, la finisco, tanto avete visto, e dopodiché ci vediamo per mettere dentro la fodera. Allora, io ho finito e dopo lo riprendiamo. Viene praticamente una specie di cubo, vedete? Una specie di cubo però aperto sulla parte superiore, perché dobbiamo poi andarla a cucire alla struttura. Allora, come facciamo a fare la foderina interna? Deve avere più o meno la stessa dimensione, quindi io parto da un rettangolo di 25 x 15 diviso in due. Faccio le due
quindi sulla parte della 12,5, quindi quando chiudo in due, i due lati misurano 12,5, faccio delle filzettine, vedete l'ho fatta a mano senza troppe pretese, potete anche utilizzare la macchina da cucire. Dopodiché prendo le punte e le faccio unire al centro della divisione, così, della piegatura, scusate, al centro della piegatura in questa maniera. Volendo posso anche cucirle, oddio, in teoria dovrei anche cucirle, in pratica io mi sono accontentata di questa cosa qua, tanto comunque una volta che praticamente l'appoggio sul fondo, le pieghe si stirano e non dovrebbe succedere niente, però se dovete mettere delle cose piccoline vi consiglio comunque di cucire questa parte qua. La appoggiate all'interno, rovescio contro rovescio. Adesso vi faccio vedere. In questo modo qui. Vedete? E dopodiché la cucite con dei puntini nascosti. Allora io adesso vi faccio vedere come la cucio, anzi ve lo faccio vedere, vi faccio vedere quando sono già alla fine, perché cerco la spagnoletta un attimo e dopodiché ci rivediamo fra poco. Vedete, sto cucendo la fodera all'interno, adesso vi faccio vedere come la cucio. Allora prendo, ho fatto una piega sul bordo in modo da lavorare sul dritto, quindi ho risvoltato sul rovescio la stoffa. Adesso prendo un pezzettino piccolino sul cotone e un pezzettino piccolino sulla stoffa e continuo così fino alla fine. Vedete? Quindi la fodera è stata applicata, adesso quello che dobbiamo fare è applicarlo alla nostra cornice. Come? Apriamo la cornice, adesso vabbè, finisco di fare la cucitura e poi vi faccio vedere come applicarlo alla cornice, alla struttura. Ecco qua, ci vediamo dopo. Allora, abbiamo qua il nostro cubetto foderato. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il centro. Allora, vedete qua io ho 1, 2, 3, 4, 5 gruppi di maglie alte, quindi per segnare il centro mi vado a posizionare al centro del terzo gruppo di maglie alte e faccio questa cosa qua. Dopodiché prendo la mia chiusura e l'appoggio e faccio passare il filo qui nel buchino. Lo faccio ripassare nel lavoro, lo faccio ripassare nel buchino almeno un paio di volte per poterlo fissare in questa maniera. Dopo cosa faccio? Dopo esco sul retro del lavoro, rientro sul davanti senza prendere niente, vedete, soltanto il lavoro così, e faccio 1, 2 e 3 punti così. Adesso esco ancora sul retro del lavoro. Oh, si è sfilato l'ago. Infiliamo l'ago. Scusate, queste sono cose che succedono. Dovrebbero succedere perché sono scocciature, ma ecco qua. Adesso sono sul retro del lavoro, esco sul davanti, ma stavolta prendo sia il lavoro
sia il buchino della struttura. Vedete, sono uscita su un buchino della struttura. Ecco qua. Adesso esco sul retro del lavoro dal buchino della struttura e prendo dentro anche il lavoro. Adesso rifaccio la stessa cosa, esco sul davanti, ma prendo il lavoro ed esco in un buchino della struttura, così. Il filo non vuole collaborare. Non ha assolutamente intenzione di collaborare, ma noi lo facciamo collaborare lo stesso. Poi riusciamo sul retro del lavoro e entriamo in una catenella, cioè in una maglia bassa, vedete, e lo prendiamo dentro così. No, non ha proprio intenzione di collaborare. Continua a ingarbugliarsi e non capisco perché. Ok, adesso è andato. Adesso entriamo ancora e facciamo questo lavoro qua, usciamo sull'esterno. Dobbiamo stare attenti perché l'angolo del nostro lavoro deve venire nell'angolo qua, e qua al centro dobbiamo prendere come riferimento sempre le 3 maglie alte e fare lo stesso lavoro. Man mano facciamo questo lavoro di cucitura, ricordiamoci di tirare molto bene il filo perché dobbiamo far entrare il lavoro dentro la struttura. Adesso io esco sul retro in questa maniera e tiro molto bene. Vedete come si sta fissando? Adesso entro qui, lo passo dentro in questa maniera e tiro. Poi esco, qua sono sull'angolo, vedete, vado sull'angolino qua e prendo dentro anche il lavoro e così vado avanti. Appunto, dovete stare attenti a centrare sempre l'angolo, centrare sempre la parte davanti e centrare tutte le altre parti. Io adesso proseguo autonomamente perché credo che il meccanismo l'abbiate capito e poi ci rivediamo alla fine. Ed ecco finita la nostra borsina. Come vedete è perfettamente cucita, quindi vi dicevo che i passaggi a cui dovete stare attenti sono quelli in cui andate a lavorare negli angoli e nella parte centrale di questa piastrella qua. Vi faccio vedere com'è la borsina aperta. Vedete? Quindi la piastrella deve rimanere, la parte centrale deve rimanere al centro, quindi in corrispondenza della chiusura. Poi quando la apriamo, foderata è in questo modo. Guardate che bella, guardate che bella, che bei colori. Potete farla di tutti i colori che volete. È il classico borsellino della nonna, però con una rivisitazione in chiave moderna. È molto bello, io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Come vedete è molto semplice, si fa in pochissimo tempo. Se vi piace fare le piastrelle granny è un altro modo per utilizzarle. Io lo chiamerò portamonete 5 piastrelle perché di fatto 5 piastrelle ci vogliono, è di facile montaggio. E se ci sono dei dubbi o delle perplessità o qualche passaggio non vi è chiaro, vi prego di farmelo sapere, lasciate un messaggio qui, contattatemi sui miei social, insomma sarò lieta di aiutarvi nel caso in cui doveste trovare delle difficoltà. Ma è un progetto talmente semplice e talmente bello che vi verrà voglia di farlo in quantità. Allora io vi ringrazio per avermi seguito fin qua. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare la campanella. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, fatelo circolare se ritenete che possa essere utile magari anche a qualche altra vostra amica creativa, e vi aspetto prossimamente sul canale per altri progetti. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro e buon divertimento.